Ok, sembra che ci siamo. Benvenuti a tutti quanti e spero che siamo numerosi intanto nell'inizio di questa diretta. E, il titolo è molto ambizioso perché ogni volta che si nomina il futuro, soprattutto di questi tempi, bisogna essere ambiziosi per forza. Come abbiamo detto nelle varie slide, comunicazioni introduttive, noi approfittiamo, tra virgolette, di Katrin e del lavoro che come ItanPUD abbiamo tradotto per affrontare un argomento che come ItanPUD fa parte, diciamo, del nostro DNA, ovvero il coinvolgimento attivo e concreto dei consumatori all'interno del dibattito, sia di quello che è le politiche che per quanto riguarda i servizi. È ambizioso sicuramente come discorso perché appunto come vedremo nell'evolversi del discorso faremo anche uno sguardo preciso, partiamo da lontano per poi arrivare sempre di più al contesto locale. E come dicevo appunto il lavoro di Katrin che come ItanPUD abbiamo voluto tradurre è un po' un pretesto ma ha una peculiarità, cioè presenta una particolarità. Katrin fa un'analisi molto dettagliata e specifica di tutta quella che è la situazione del possibile coinvolgimento dei consumatori, ma sicuramente la cosa importante che ha colpito molto noi come ItanPUD che dice perché fa un riferimento esplicito e chiaro ai servizi in un'ottica di apertura. Cioè come dire che un determinato discorso di coinvolgimento presenta delle difficoltà originarie se non c'è appunto da parte dei servizi un'apertura. Il discorso non è concentrato sui servizi perché ovviamente il coinvolgimento che noi immaginiamo arriva ovviamente anche sul piano politico ed è quello un po' che cercheremo, no? Di affrontare durante tutto. Noi l'abbiamo immaginata come una lunga marcia di 3 ore, sicuramente cerchiamo di stare più contenuti di modo a che essere sintetici ma allo stesso tempo chiari. Io invito tutti quanti, appunto, i relatori a rispettare i tempi, di modo a che se abbiamo del tempo in più sarà per un confronto e per un dibattito e soprattutto per arrivare a una conclusione dove come ItanPUD presenteremo quelle che sono le nostre intenzioni progettuali, i progetti, il progetto in particolare I Want to Be Peer che stiamo per far partire nella sua seconda edizione, questa volta di più ampio respiro. E quindi auguro a tutti un buon ascolto e spero che riusciamo a mantenere soprattutto oltre che l'attenzione, la curiosità e lo stimolo per un coinvolgimento di chi ci ascolta come servizi, come consumatori e come persone in generale per avere uno sguardo differente su tutta una situazione dove appunto la voce di chi consuma sostanze deve tornare o ritornare a farsi sentire. Io invito appunto Katrin a presentare il suo lavoro, abbiamo Giulia che farà la traduzione, ringrazio anticipatamente Giulia e vi lascio intanto allora Katrin che presenta il lavoro che abbiamo tradotto, Niente su di noi senza di noi. Okay, so Katrin, I'll ask you made a brief introduction explaining what your paper is a little bit about and why they decided to ask your intervention today and the importance of the involvement of the users in organizing politics and services. So you can go. Wait, I don't hear you. Yes, now. Okay. Now it goes. So let's agree that I speak only a few sentences and then yes, you translate. Exactly. So my name is Katrin Schiffer and I work for Correlation, the European Harm Reduction Network in Amsterdam. Sorry, I have to close.
teenagers at home. So for the Correlation European Harm Reduction Network in Amsterdam, and Alessio and the Italian network of people who use drugs invited me today to join this event and give a short introduction. Ok, so, allora Katrin lavora per il CEHRN, che è diciamo, la rete europea di riduzione del danno. È stata invitata ad Amsterdam, nella sede di Amsterdam, è stata invitata a parlare qui da Alessio e lo ringrazia molto per questo. Ok, you can go. Yeah. So 10 years ago, I prepared the paper which Alessio has already mentioned, focusing on the involvement of people who use drugs in policy making and service delivery. In this paper, I analyzed critical factors which actually contribute or jeopardize the involvement process. And I did this by reviewing literature and by interviewing experts in the field and also representatives of drug user organizations to listen to their experiences and actually to bring this all together. And then I tried to set this together with a number of models for participation models and looked how can we actually develop a more practical approach which really fits the needs of people who use drugs. Ok, allora Katrin ha scritto questo paper 10 anni fa, niente su di noi ma senza di noi, e in questo paper ha cercato di analizzare quelli che sono gli eventi critici che possono aiutare oppure creare invece una problematica nella richiesta di coinvolgimento della comunità di coloro che utilizzano sostanze all'interno dei servizi e delle politiche. Per fare ciò cosa ha fatto? Intanto ha fatto uno studio sulla letteratura che esisteva in merito, poi successivamente si è rivolta ad alcuni esperti ed infine ha anche intervistato dei rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori. Alla fine ha creato dei modelli per comprendere quale può essere l'approccio migliore per il loro coinvolgimento all'interno di questo tipo di servizi e politiche. Okay. I want to say that the slogan, nothing about us without us, is much more than a slogan. It is actually a demand towards policymakers, towards service providers, to society in general, but it is also a demand and also a promise towards people who use drugs that actually their voice counts and that they can contribute to the decision-making process, and that they are not only a part of a problem, which is often said, but they are part of the solution. Ok, allora, Katrin vuole sottolineare che il suo slogan, niente su di noi, senza di noi, è più di uno slogan, è proprio una richiesta verso i responsabili politici e i fornitori di servizi, in quanto rappresenta anche una promessa verso chi users, in modo che la loro parola conti qualcosa, abbia un senso, che ci sia un loro coinvolgimento all'interno di tutto ciò e che venga preso in considerazione il loro punto di vista. Demand for community involvement is not only an ethical or a moral obligation, but it is also a necessity, and it is also based on a number of arguments showing that peer involvement or community involvement works and that it actually contributes to more effective interventions and to more effective policies. Allora, il coinvolgimento dei pari non rappresenta solo una necessità etica, ma è stato dimostrato da numerosi studi come questo funziona e permetta di creare dei modelli delle politiche più adeguati. Okay. And now I would just share a number of topics or points which came out of in the paper, which come back in the paper. The first one is that we see in Europe, or probably in the world in general, that there is a paradigm shift in policy making,
from a patronizing model, top-down policy model, to a more democratic and participatory approach, which actually leaves also much more space for civil society in general. And as such, we can actually say that the level of involvement of civil society or also communities is also a kind of benchmark for the level of democracy and the quality of democratic governance in a country. Allora, praticamente Katrin adesso ci darà un elenco di punti che sono emersi mentre scriveva questo paper. Innanzitutto c'è stata la necessità di un cambio di paradigma da una versione top-down in cui c'era chi fa politica che semplicemente dava le informazioni senza tener conto della partecipazione, a un paradigma invece che coinvolga la società civile, che è alla base della democrazia in questo momento. And also we know that participation and involvement fits the values and the ethical values of social work and public health. It needs to be questioned if community involvement really makes decision making more easy, and I think we should say no, it does not. In the contrary, it makes things more complicated, more time consuming and more complex, but this is comparable to each democratic process the case. We all know that dictatorship is much more easy, but if you want a democratic process, you need and want to involve people, this requires a lot more time and more complexity. But I think we should really go for that. Katrin noemen. Sorry, this is my theory which was talking in between. No problem. Quindi Katrin ci sta dicendo che il coinvolgimento dei pari non rende le cose più semplici, non le rende più facili, ma anzi al contrario le rende più complicate. C'è bisogno di più tempo, c'è bisogno di lavorare di più sulle decisioni da prendere, però questo è la base della democrazia. La dittatura sarebbe più semplice, ma volendo vivere in uno Stato democratico è necessario coinvolgere le persone che sono direttamente coinvolte in questo tipo di processi e non solo fermarci a chi si occupa della legiferazione in proposito e dell'organizzazione dei servizi. We should also know that community involvement and participation requires skills and knowledge and experience. And I think if community members want to be a serious counterpart in the discussion with policymakers and service providers, there might be training necessary just for everyone else, because you need to know the laws, the regulations, the decision-making processes, whom you need to talk to. You need to understand how communication works and how you have to work with strategic thinking. And I think this is something which is becoming more and more important. And I'm very happy that ItanPUD, so the International Network of People Who Use Drugs, and probably also the Italian Network of People Who Use Drugs, invests more and more support systems for their members, which contributes a lot to this advocacy. Hope this was not wrong. Allora, Katrin sottolinea l'importanza del fatto che per poter partecipare al processo decisionale sono necessarie certe abilità, certe conoscenze, certe esperienze. Quindi è necessario fare un training perché bisogna riconoscere le leggi, i regolamenti, il tipo di comunicazione e le strategie necessarie. E quindi è importante che questo venga implementato. Lei è molto contenta di vedere questo accadere sicuramente a ItanPUD e si chiedeva se avvenisse anche nella versione, diciamo, italiana, se si investe su questo. In addition to that, I think, and this is very often forgotten, that policymakers and also service providers need to be trained or sensitized for developing participatory structures and mechanisms which really make it possible for people who use drugs to participate.
And I know that this has been a problem in many organizations or in many political fora where people are being invited, but that the structures are developed in a way that people are actually not really involved, but it is more a kind of window dressing. So I think training and capacity building is needed on both sides or on all sides to really make it work. Allora, dice che inoltre è necessario un training anche per i policy makers, quindi non solo per gli users, ma anche per chi li vuole coinvolgere in maniera attiva. Questo perché? Perché si è resa conto che in molte organizzazioni non vi è un reale coinvolgimento, ma vi è semplicemente un coinvolgimento che lei ha definito finestra, cioè nel senso vengono poste sì delle domande, ma non c'è una reale poi partecipazione. I think one of the biggest barriers we should really mention is the negative impact of stigma linked to drug use, which really creates major barriers to participation, also to access to services. And I think labeling drug users as or criminals or deviant persons or sick persons or someone who can't take care of themselves makes it nearly impossible for them, for people who use drugs, to really be taken serious in such a process. So it is really also important to work on the image and which drug users have in these processes. And at least on the international level, I can see that there is a development because ItanPUD has been acting so professional in the past years and is involved in so many processes that I think many organizations political organizations are really aware of the positive impact of community involvement. Giulia, scusami, Sì. Giulia, mi senti? Sì, dovremmo darci dei tempi, quindi finita questa traduzione vediamo se c'è qualche domanda per Katrin, ma dobbiamo necessariamente andare avanti. Va bene, perfetto. Allora, intanto ti traduco questa parte. Allora, sì. La barriera più grande che ha visto Katrin in tutto ciò è l'impatto dello stigma nella partecipazione ai servizi. Questo perché? Perché definire i consumatori come criminali o come malati rende impossibile che essi vengano presi sul serio. E quindi quello che è importante è lavorare sull'immagine di queste persone, e questo lei l'ha visto succedere soprattutto in alcune organizzazioni internazionali, però pensa che insomma sia qualcosa su cui bisogna ancora calcare la mano. Okay. So, Katrin, we are nearly out of time. Yeah, that's fine. Okay, and I'm then we probably also have some questions. It's okay for Allora, sì, la domanda era semplicemente rapidissima se tutto poi si potesse in realtà accorgersi che togliendo lo stigma tutto si traduce semplicemente in un processo di partecipazione civile al processo democratico delle persone che consumano. In realtà parliamo di qualcosa che, se non ci fosse lo stigma, cioè quello che il risultato è questo, che se non ci fosse lo stigma parleremmo di un processo di partecipazione che presenta delle difficoltà abbastanza ovvie, ma che la difficoltà più grande è rappresentata dallo stigma. Okay, so Katrin, they're wondering if the biggest issue is the stigma. So do you think that we can overcome the stigma, would it be possible for people to participate more actively in policy making and services? Yeah, I think that's a difficult question, or the answer would be difficult. I think indeed it will be very difficult to overcome this, because stigma is something which is embedded on society level, and there are so many ideas which are, or people don't even are aware of it, what they feel or think about, that it is hard. But again, what I see, at least on the international level, when I see, for example, on the United Nations level, where ItanPUD has been active for quite a long time now,
that input is really being taken serious. And but again, this is also because they have invested a lot of things in their own training, in their knowledge and in advocacy. So I think it is important to have capacity building and to be aware of what you want to reach and to act more strategically. And this is requires, again, resources and funding. But in principle, I believe there should be the opportunity to change that, but it's a very slow process. And it depends very much as well on the national context. Ok, allora Katrin dice che è una domanda molto difficile, o meglio, è una risposta difficile da dare, perché lo stigma è molto radicato nella società e spesso è anche inconsapevole, non tutti si rendono conto di avere un certo tipo di opinioni. Quello che lei ha trovato molto importante è il lavoro fatto da ItanPUD a livello delle Nazioni Unite, in quanto è stato molto preso sul serio questo argomento, c'è stato un forte investimento nel training sul tema. E quindi per lei è molto importante che vengano investite risorse in questo tipo di progetti, cioè sulla sensibilizzazione, sul cambiamento della figura. Però di nuovo, come ha sottolineato all'inizio, non è una domanda facile a cui rispondere, non c'è una risposta facile. E procediamo. Ciao Katrin, hi. Adesso introduco Giulia, io ti ringrazio infinitamente per la traduzione, ci sentiamo prestissimo. Io introducerei adesso Maria Teresa. Maria Teresa, ci sei? Sono. Ciao. Allora,